Quando una trentina d'anni fa ho cominciato a suonare il taiko, uno dei pezzi ricorrenti era questo. E noi lo chiamavamo Hachijo. Ho visto che anche altri gruppi nel mondo lo fanno con il titolo di Hachijo, se non che ogni tanto quando postavo questo pezzo sui social chiamandolo Hachijo, qualcuno veniva a dirmi no, guarda che si chiama Shobayashi. Quello che io sapevo è che Hachijo era il nome di un'isola giapponese e che quest'isola aveva qualcosa a che fare con i tamburi, ma non c'era verso di svelare questo mistero. Si chiama Hachijo o Shobayashi ed è un pezzo tradizionale dell'isola o no? Ce ne frega qualcosa? In realtà forse no, ma è l'occasione per raccontare una bella storia d'amore e per scoprire un'isola stupenda, quindi perché no? Il mare attorno all'isola di Hachijojima respira piano, come se temesse di spezzare l'incantesimo della notte. Ukita Hideye, ormai vecchio, siede sulla sabbia umida e il suo pensiero va agli anni felici della giovinezza, quando tutto sembrava ancora possibile. Vede se stesso a 17 anni, accolto nel castello di Toyotomi Hideyoshi, da sempre allenato a combattere e a pianificare strategie militari. Toyotomi Hideyoshi, per chi non lo sapesse, è considerato uno dei grandi unificatori del Giappone e, pur non essendo nobile né samurai di nascita, è riuscito a creare un clan potentissimo. Lui e sua moglie adorano la piccola Go-hime, loro figlia adottiva, che reputano molto intelligente. Go-hime potremmo tradurlo con principessa Go. Ukita Hideye ha 17 anni e Go-hime 15 quando l'amore sboccia e i due si sposano. I giorni scorrono tra gli allenamenti e le strategie per Hideye, le notti tra sussurri e promesse. 5 figli, una casa colma di luce, il respiro della felicità. Ma l'ombra della guerra si allunga inesorabile su di loro. Nel 1598 Hideyoshi muore, 2 anni dopo si ha una battaglia decisiva, una battaglia che è considerata un po' uno spartiacque nella storia giapponese, che metterà fine all'epoca degli stati combattenti e darà appunto inizio, come dicevo, a 2 secoli e mezzo di pace, la battaglia di Sekigahara. Ukita Hideye è a capo di una delle armate dell'Ovest che combattono contro le armate dell'Est, quelle dei Tokugawa. I Tokugawa che rappresenteranno lo shogunato per quasi 3 secoli. All'inizio sembra stare vincendo, ma poi qualcuno spiffera dei segreti militari al nemico e così la sua battaglia viene spezzata e la sua vita pure, perché lui è costretto a fuggire, a nascondersi, ma a un certo punto viene ripreso, viene trovato e i Tokugawa lo condannano a morte. Go-hime implora fino a che la pena viene commutata in esilio. E l'esilio è appunto su quest'isola, Hachijo. Go-hime chiede di andare con lui, ma questo privilegio le viene negato e non si rivedranno mai più. Nella notte stellata, con il solo suono dello sciabordio delle onde, Hideye chiude gli occhi. Ha vissuto per lei, ha respirato attraverso il ricordo di lei. Per 50 anni lei e i discendenti di lei hanno mandato sull'isola riso, denaro, medicine. Lui non può ancora saperlo, ma i discendenti di lui continueranno a ricevere riso, denaro, medicine dai discendenti di lei, per secoli. Lui non può ancora saperlo, ma nel 1997, 4 secoli dopo, su quest'isola verranno erette 2 statue, Hideye e Go-hime, finalmente fianco a fianco, a guardare insieme l'oceano per l'eternità. Ma è vero che su quest'isola Hideye si mise a suonare il tamburo? Vediamo insieme che cosa si intende quando si parla dei tamburi di Hachijo. Se volete farvi una vacanza in un'isola del Pacifico, Hachijo oggi è bellissima, si può fare un bellissimo snorkeling, delle immersioni, potete andare alle terme, fare escursioni stupende, ma nel XVII secolo è un'isola quasi senza collegamenti con il resto del Giappone e dunque adatta per l'esilio. Oltre a Ukita Hideye, dal 1606 al 1868, quando il Giappone finalmente si apre all'Occidente, più di 1800 samurai finiscono in esilio a Hachijo per reati, tradimenti o sconfitte. Chiedo scusa. Secondo una teoria, privati delle spade le sostituiscono con i baci, le poderose bacchette che si usano ancora oggi
per suonare il taiko e le battono disperatamente sui tamburi, nella speranza che il vento dell'Oceano Pacifico porti la voce della loro solitudine e del loro amore ai propri cari. Il tamburo diventa dunque il battito del cuore di chi ha avuto la vita improvvisamente spezzata, di chi è stato spazzato via dalla società, di chi non vuole essere dimenticato. E se visitate Hachijo oggi vedrete come il mito del samurai esiliato persiste, perché l'idea che suonassero il tamburo per esprimere rabbia, malinconia e nostalgia di casa evoca immagini struggenti e i turisti amano questa cosa e gli abitanti che vivono di turismo un po' ci marciano. Però gli storici negano origini samuraiche di questo tipo di percussione. La vera storia del taiko di Hachijo è più legata alla vita quotidiana delle sue donne. Durante il periodo Edo, l'isola di Hachijo fornisce tessuti di seta allo shogunato e le donne tessitrici dell'isola godono di un trattamento privilegiato. La tessitura richiede estrema precisione e pazienza. Dopo ore di lavoro al telaio è fondamentale per le donne prendersi una pausa, bere una tazza di tè, battere il tamburo e cantare per rilassarsi e cambiare umore. I tamburi tradizionali di Hachijo, usati fin dai tempi antichi, sono piccoli shakudaiko, piccoli si fa per dire, che vengono appesi al ramo di un albero e suonati delicatamente su entrambi i lati, perfetti per le donne e le loro braccia sottili da tessitrici. Ecco che spontaneamente nasce uno stile di taiko che è nient'altro che un dialogo. Due suonatori, da una parte e dall'altra dello stesso tamburo. Ecco, guardate per esempio come sono graziose queste due signore che ci mostrano una posizione insolita a gambe chiuse per via del kimono, così diversa da quella che si usa oggi in tutto il mondo con le gambe divaricate in stile arti marziali. Una fa il ritmo di base che si chiama shitauchi e l'altra improvvisazione che si chiama ueuchi. E poi i due suonatori si scambiano i ruoli. Gli ingredienti dello stile Hachijo, dunque, più che il kimono o la posa aggraziata, per ciò che sono rimasti oggi per noi, sono due suonatori su un solo tamburo con le pelli verticali, in memoria di quando questi tamburi venivano appesi ai rami dell'albero, e un modo di suonare totalmente libero, un vero freestyle. La percussionista Chieko Kojima, che è famosa per essere un'eccellente danzatrice, oltre che una fantastica maestra di taiko, ha inventato uno stile suo di Hachijo e lo ha chiamato Hana Hachijo, dove Hana significa fiore. È uno stile molto aggraziato, molto femminile, e lei lo insegna in tutto il mondo e si basa tutto su queste tipiche rotazioni dei baci. Avete capito ormai, se mi seguite da un po', che i baci sono le bacchette, non sono i baci. Spettacoli interamente femminili sono stati creati ispirandosi allo Hana Hachijo. Tuttavia, se nel titolo di questo video trovate i tamburi d'amore, è perché io sono convinta che lo stile Hachijo trovi un senso profondo quando a suonare è una coppia. Chi l'ha visto ha provato questa sensazione di connessione profonda tra i due suonatori. E chi l'ha visto? C'è un percussionista taiko di etnia giapponese cresciuto in California che si chiama Yuta Kato, un anziano signore del posto. Qualche anno fa il signor Sakurai lo aveva portato a visitare l'isola e poi una sera lo aveva invitato ovviamente alla festa annuale del tamburo, in cui tutti si cimentano con questo stile che prende il nome dall'isola. E Yuta ci ha lasciato le sue impressioni di quella sera in un blog. Ve lo leggo. Lui scrive: come abbiamo già menzionato, il signor Sakurai è un eccellente suonatore di taiko, ma quando suona un uwauchi per sua moglie, semplifica i ritmi, abbassa il volume e si assicura che lei possa praticare il suo shitauchi. E quando suona lo shitauchi per lei, mantiene il volume basso per non sovraccaricare l'assolo di lei, ma si può vedere la forza incrollabile nascosta nel profondo del suo cuore. Tutto ciò che riesco a sentire dai suoi colpi, sono parole di Yuta Kato, non mie, tutto ciò che riesco a sentire dai suoi colpi regolari e calorosi è: puoi farcela, sono qui per te, puoi farcela, ti amo.
Insomma, il pezzo che io ho sempre suonato chiamandolo Hachijo si chiama Hachijo o Shobayashi. Dopo aver chiesto a un sacco di musicisti che avevano le idee confuse come me, finalmente ho trovato qualcuno che me le ha chiarite, che ha svelato il mistero, ed è il gruppo Makoto Taiko di Pasadena in California. Molto gioiosi e gentili, e io li ringrazio. In pratica dice che non è sbagliato chiamarlo Hachijo, ci sono tanti nomi, il compositore originale si chiama Masaru Imafuku e lo compose a quanto pare per questo gruppo che si chiama Shumei Taiko, il cui leader poi andò negli USA 25 anni dopo e lo chiamò Shobayashi, anche se questo pezzo viene chiamato ancora con tanti nomi. Noi lo chiamiamo Shobayashi perché quando diciamo Hachijo ci piace pensare di riferirci ai ritmi tradizionali dell'isola. Potrete trovare in rete questo stesso pezzo con entrambi i titoli. Nella mia versione ho aggiunto uno scacciapensieri indiano, un po' perché il flauto acuto giapponese mi crea fastidio e un po' per sperimentare, per internazionalizzare la cosa. E anche perché il mio digeriduista dell'epoca ce l'aveva.